Allora, partiamo dal cubo di default e con una scala lungo la Z, diciamo, lo schiacciamo in questo modo. Posizioniamoci in una vista dall'alto e facciamo una scalatura lungo la X. A questo punto con CTRL S, anzi con CTRL A, applichiamo tutte le trasformazioni. Selezioniamo l'oggetto, entriamo all'interno delle sue proprietà e con CTRL R, muovendo la rotella, aggiungiamo un bel po' di suddivisioni che serviranno al plugin GeoelCraft di piegare questo elemento, diciamo, tipo anello. Usciamo dalla modalità di editazione con questo elemento selezionato, andiamo su curva, size curve e andiamo ad impostare scegliendo tra tra i vari formati di anelli la misura, diciamo, che ci serve. Ad esempio, diciamo questa qua di 18 mm. Confermando con OK, vediamo che il plugin prende l'elemento selezionato e lo piega. Avvicinandoci, vediamo che il plugin ha posto diciamo, la sezione dell'elemento al centro del cerchio. Agendo su questi parametri, diciamo, noi possiamo impostare la posizione della sezione all'esterno del cerchio, perché se questo cerchio deve rappresentare la fascia del nostro anello, la sezione, diciamo, si deve trovare all'esterno. Cliccando su Stretch, facciamo in modo che la sezione compia un giro completo. Una volta fatto questo, entrando di nuovo in modalità di, di editazione, possiamo ora andare diciamo, sui vertici e possiamo applicare, diciamo, le modifiche che vogliamo. Facendo un doppio clic con Alt premuto, facciamo una selezione loop di tutto questo percorso. Con CTRL B andiamo ad applicare un bevel. Diamo prima un piccolo valore e poi da qua andiamo a dare un valore, diciamo, più preciso. Ad esempio, questo qua può andare bene. Clicchiamo esternamente per confermare. A questo punto selezioniamo, cioè impostiamo quella che è la modalità faccia e andiamo a cancellare le due facce, diciamo, esterne della forma, in quanto quando il programma andrà a piegare l'anello, la mancanza delle due facce
permetterà una migliore unione delle due parti. Se ora esco dalla modalità modifica, questo è il risultato, diciamo, temporaneo. Rientro di nuovo in questa modalità, mi avvicino alla sezione, CTRL R per taglio e vado ad impostare due segmenti e confermo così con OK. A questo punto mi metto in modalità selezione facce e sempre tenendo premuto Alt seleziono tutto il loop e con il comando estrudi faccio una estrusione, sempre in modalità di selezione facce, vado a cancellare questa faccia qui, questa faccia qui. Mi metto in modalità di selezione bordi, sempre con Alt premuto. Quando passa all'altro bordo tengo premuto anche lo Shift per selezionarli entrambi e sempre con CTRL B diciamo, creo qui un altro smusso che però stavolta aumento il numero dei segmenti per farlo venire, diciamo, tondeggiante. Esco di nuovo dalla modalità di editazione, nascondo un attimo la griglia perché mi dà fastidio e quindi questo è il risultato, diciamo, fino a questo punto. Ora vado su ADD Gem, qui posso scegliere tra vari tipi di gemme, mi va bene questa qua di default e per adesso mi va bene anche il diametro, quindi confermo con OK e la pietra viene posizionata nella posizione del 3D cursor con GZ sposto la pietra verso l'alto. Con il comando scala la scalo verso l'interno. Per questo piccolo esempio non sto usando delle misure reali, infatti questa pietra è piccolissima, nella realtà non sono nemmeno delle misure che si userebbero, però a me fondamentalmente interessa il concetto, quindi sempre con GZ abbasso in questa posizione la pietra. Ora, se volessi che la pietra viene duplicata attorno all'anello, ho prima bisogno di una curva che mi va a dare un percorso a questa pietra. Quindi ritorno di nuovo in modalità editazione e con CTRL R creo una linea qui nel mezzo. Seleziono tutta questa linea, quindi con Alt, con Shift D la vado a duplicare su se stessa e con la lettera P la vado a separare dal resto del modello. Ritorno di nuovo in modalità di editazione e ora ci troviamo una linea qui all'esterno che sarebbe questa size. Grazie a questa linea, selezionando la pietra e selezionando la linea, posso fare anche
dal pannello laterale. ehm, quindi esco dalla modalità di modifica, seleziono la pietra, e seleziono la linea e clicco su distribuisci lungo la curva. All'inizio le pietre vengono distribuite lungo la curva, ma la loro direzione, diciamo, non è ottimale. Quindi vado sul parametro non tilt che non ruota la pietra, ma dovrebbe essere nemmeno questo è il parametro giusto, o con offset, diciamo, sposto la pietra lungo il percorso. Il comando che mi serve è tilt per fare una rotazione di meno 90 gradi, però le pietre sono incassate ora all'interno della curva. Con il comando offset, diciamo, le faccio sbucare esternamente e ne vado ad aumentare la quantità. Attivo nella visualizzazione 3D il comando cavity, in modo tale che vedo meglio, diciamo, l'aspetto del 3D. Ritorno nuovamente in modalità editazione, mi metto in modalità seleziona le facce, clicco questo elemento e seleziono qui tutta la fascia. Vado in modalità individual origin, premo la I di inset, attivo l'opzione individual e faccio un inset più o meno di questa quantità e confermo. Poi con il comando E vado a estrudere queste facce così leggermente verso l'interno. Vado a fare la stessa cosa da quest'altro lato, quindi seleziono tutta la sequenza, I do questo parametro, con la E estrudo verso il basso, esco nuovamente dalla modalità
di editazione e questo, diciamo, è il risultato ottenuto. Quindi questo qua era un semplice esempio su come utilizzare il plugin Jewelry Craft, un plugin gratuito di gioielleria che ha molte funzionalità. Lo trovate su GitHub. A secondo della versione che avete ehm, di Blender, potete o scaricare quella che è attuale in questo momento, oppure se vedete che al caricamento del plugin vi dà qualche errore, scaricate una versione più vecchia. Io per esempio sul mio Blender ho dovuto scaricare la versione 2.11 perché non ho l'ultima versione di Blender. Vi ricordo che per caricare il plugin, come al solito, come si caricano tutti i plugin in Blender, andiamo su Edit, Preference, Add-on, Install, selezioniamo il plugin e clicchiamo il tasto Install. Dopo che lui lo ha caricato, attiviamo il segno di spunta. Quindi se attivando questo segno di spunta ricevete un messaggio di errore, allora scaricate la versione più vecchia del plugin.